più bella piazza d'Europa. L'hanno battezzata la più bella piazza d'Europa. Allora, questo è. Invece adesso benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Teo, lei è Akayuma e questo è Away from Big Dogs, lontano dai pezzi grossi. Palermo. Madonna. Si scivola. Ok. Eccoci. Grazie. Adesso ci mettiamo in strada e vi racconto il programma di oggi. Siamo già in sella, siamo a Palermo e adesso, dopo aver lasciato l'hotel, il programma di oggi è quello di visitare il mercato della Vucciria, anche se non è più il mercato della Vucciria di molti anni fa, però non importa. Poi sicuramente pranzeremo in quella zona e questa notte invece la trascorreremo a Capaci. C'è un bel traffico, vediamo di inserirci. Ok. Mi sembra di essere un tram. Traffico superato, o almeno spero. Adesso comunque siamo diretti verso un parcheggio per lasciare giù le moto, perché poi alla Vucciria andremo a piedi. Il parcheggio dovrebbe essere qui in zona. Eccolo qua. E poi passeggiata. Ufficio. Ci siamo arrivando al mercato della Vucciria. Questa è Piazza Caracciolo, siamo nel bel mezzo della Vucciria, che poi Vucciria deriva dal termine francese boucherie, significa macelleria, infatti qui veniva macellata e venduta la carne. Poi è chiassoso ancora oggi, ma figuriamoci in passato, perché addirittura Vucciria divenne sinonimo di chiasso. Infatti ai bambini, quando fanno baccano, gli si dice: cos'è sta Vucciria? io sono nel 1940, mi chiamo Vittorio, io abitavo alla zona della Vucciria e questa qui è la mia storia, voglio raccontare. Io ho 84 anni e ancora sono venuto qui, per me non è giornata.
Io qua ne vado alle 6, alle 7, dico bella, l'ho vista la pucceria e sono soddisfatto. E sono orgoglioso, sono della pucceria. Prima di tutto, sono orgoglioso. Sono della pucceriotto sono io. Questo è il mio quartiere, è la mia vita. Qui. Io sono venuto qua per rispetto di tutti, perché la persona hanno rispetto su di me. Da ragazzina fino attuale, giusto? Buongiorno, buonasera, Vittorio, ciao, Vittorio. Questi proprio. La cultura della pucceria è stata la migliore di tutte. Io Palermo. La pucceria è la più bella di tutte. La cultura è il rispetto. Prima il rispetto e la cultura. La cultura che abbiamo avuto noi a Palermo, la pucceria, è stata la migliore di Palermo. Nel 68 c'è stato il terremoto in Sicilia, a Palermo pure. Molti abitanti del quartiere hanno cambiato zona perché hanno voluto la casa popolare e la gente hanno diminuito assai. Ogni negozio, vedendo che non c'è più lavoro, hanno abbassato la sala cinese. È finita proprio, come mercato del passato non c'è più. Frutta, macelleria, pescivendolo, tutto contrabbando, tutto c'era. È la più bella piazza d'Europa, figurati. La più bella piazza, Cottuso dopo ha fatto il quadro della pucceria. Ci siamo? E si è valutato di più. Allora non c'è più nessuno. Qua la mattina, fino alle 3, si mangia e si beve. Tutto qua è. Il passato, la pucceria non c'è più. Come mercato, non c'è più. Sono rimasto solo io del passato. Il più anziano persona della pucceria. Da ragazzino lavoravo una volta qui, una volta là, vendevo le sigarette. Era un tabaccaio volante. Ma come fai, sacca? La popolazione se ne andò fuori città. Case popolari, cose. E dopo ogni negoziante non castano più soldi, non ha fatto. Hanno chiuso. La mia età qua era 20 anni, era il più bello ragazzo della pucceria e questo è qua. Ecco. E vengo dalla povertà. Lo abitavamo noi, eravamo 10 persone. Mamma, papà e 8 figlie. La stanza era 30 metri quadrati, 10 persone per 30 metri quadrati. A banana di mia madre, 8 figlie, alla sera faceva la pasta con i fagioli, con le lenticchie. Mettiamo 2 kg di pasta, 2 kg, non 1 kg, 2 kg e mangiamo tutti, 2 kg di pasta. E stavamo bene. Io sono cresciuto dalla povertà. Non c'era latte la mattina, a pranzo niente, aspettavamo solo la sera a mangiare noi. E la casa era 30 metri quadrati, letto a castello, diciamo. E per coprire non c'era questo piomone, li mettevano i cappotti di sopra per sentire freddo. Diciamo, io volevo tornare indietro, io indietro. I 9 anni 40. È la più bella vita che c'è. Ciao Matteo. Allora facciamo il classico piatto palermitano, mettiamo la pasta a forno, sono degli anelletti siciliani fatti con il ragù e piselli e besciamella, questo di qua ed è uno. Poi facciamo un piatto mix e mettiamo delle taglie a beccafico che sono fatte con il pangrattato, uvetta e agrumi di Sicilia. Queste sono delle sarde a beccafico, delle polpette di sarde. Abbiamo detto che ne prendiamo 2. Mettiamoli qua e poi facciamo una coppetta fatta con la caponata, fatta con le melenzane, il pelato, le olive, capperi, sedano,
poi facciamo la classica insalata di mare fatta con il polpo, i gamberi, le cozze, pomodorini. E poi pide stretto e infiltrata. Grazie mille. Bicchiere? Allora ragazzi, qua c'è l'antipasto. Come primo che cosa avete scelto? La pasta al forno? Questo? No, questo per il siciliano è un antipasto, non è un primo, giusto? Federico, la pasta al forno è un primo. Cannolo siciliano. Lo puoi trovare in tutte le varianti, col cioccolato, lo puoi trovare con il pistacchio, però questo è il migliore che c'è in assoluto. Ok, dopo aver vanificato in un'ora la dieta dei mesi precedenti, adesso andiamo a vedere un'altra piccola curiosità, piccola. Negli episodi precedenti vi avevo promesso che vi avrei raccontato qualcosa a proposito delle teste di Moro. Eccole qua. Secondo una leggenda molto antica, una bella palermitana si innamorò di un Moro, che erano i turchi o gli arabi, ma per semplicità venivano chiamati Mori. E cosa succede? Che lui contraccambia, iniziano una relazione fino al giorno in cui lui confessa a lei di dover partire alla volta della Turchia per ricongiungersi con la sua famiglia. Sì, aveva una famiglia, aveva dei figli, aveva tutto. Lei non ne sapeva niente. Così la bella palermitana non si perse d'animo e di notte gli staccò la testa. Ma non solo. La svuotò e ne fece un vaso in cui piantò il basilico e poi lo innaffiò con le sue lacrime. E cosa succede? Che questo vaso era fuori sul davanzale della finestra e le persone, gli abitanti del paese, quando passavano vedevano questo basilico che cresceva rigoglioso in quello strano vaso e quindi iniziarono tutti quanti in paese a crearsi quelle teste in terracotta, non sapendo che fossero delle teste vere. È una picciotta siciliana, era al centro con un arabo e l'arabo non volevano i genitori della signorina, non volevano perché erano arabi e erano cattolici. Dopo tempo si cominciarono i genitori della siciliana e volevano fare un funzionamento all'antica. Però a questo punto l'arabo ci era maritato al suo paese. La piccotta palermitana abbiamo con il narore sono. In ottenuto ci scippati extra e ci ha messo una pianta, sbagliando una pianta, ci ha messo la tia, ci ha messo la terra e il basilico. E poi c'era il cancere e quelle lacrime, il basilico sbocciava, che scia. Questa è quello che contano all'antica. Secondo invece un'altra leggenda, entrambi furono uccisi dai genitori di lei perché non consideravano l'unione lecita e questo doveva servire come monito ed è per questo che poi le teste di Moro vanno comprate in coppia perché almeno riescono a stare sempre insieme. Ok, allora adesso usciamo da Palermo, o almeno cerchiamo di farlo, e andiamo in direzione Capaci perché abbiamo prenotato la stanza per stanotte proprio lì. Mi sembra di guidare sul marmo.
E anche per questo episodio è tutto. Se vuoi rimanere aggiornato sul nostro viaggio, clicca sul tasto iscriviti, clicca sul tasto like e seguimi sui social. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dacci la mano a tutte le persone che ci guardano dopo. Un mondo del bene, da un palermitano del rispetto. Dacci la mano è una cosa bella, Giusto? Perché una volta all'antica, due conoscenti da lontano, diceva Sa Benerica, e quello rispondeva Sa Benerica Bassia.